Ciao a tutti amici e benvenuti, bentrovati. Siamo qui da Synth Cloud. Daniele, Alex sono di là e mi hanno lasciato così con questa Nord Stage 4. Rido perché è appena uscita, insomma è una fortuna anche poterla provare, poterci fare un video, insomma, e farvela ascoltare. Spero di portarvi così la mia prima impressione in modo abbastanza adeguato e giusto. Parto da questo, mi sono seduto, l'ho accesa, ho provato la tastiera, mi è piaciuta subito tantissimo perché mi ricorda tantissimo quella della Nordwave. È vero che è fondamentalmente la stessa che dovrebbe esserci su tutti i modelli compact e dintorni, ma quindi organi cose del genere. Però in realtà io quando avevo provato la Nordwave avevo avuto questa sensazione un pochino più dinamica, più tonda sotto le mani, non so come definirla. Comunque mi era piaciuta e ho pensato questa sarebbe la tastiera da mettere su una Nord Stage, e infatti questo è. Ora, probabilmente è la stessa, sono un pazzo del manicomio che sto dicendo una cosa senza senso, ma non lo so. E mentre parlerò, diciamo che perlustrerò così, insomma, il sound design che è stato preparato per questa tastiera. Allora, c'è da dire una cosa, appena la si guarda e utilizza, si ha subito la sensazione che sia una fusione fra una Nord Stage e una Nordwave. Anche proprio per come sono sistemati gli sliders o gli slider, perché questa cosa non l'ho mai capita del plurale o meno. Comunque, per una serie di motivi. In realtà poi ci sono i drawbars, che è una novità fantastica per chi suona l'organo, io nel mio caso per esempio è molto importante, e poi una serie di altre cose. Questa è una prima impressione ragazzi, quindi faccio quello che posso, nel senso che poi approfondirò e probabilmente farò altri video a riguardo. Da quello che ho capito, il sistema è sempre il solito, abbiamo le tre sezioni con l'organo, il pianoforti, quindi piani elettrici, clavinet e tutto il resto, i digitali e compagnia, e poi il sintetizzatore. Il sintetizzatore è un Nordwave, però in questo caso abbiamo tre slide, cioè tre diciamo suoni sovrapponibili, e tutto il resto di quello che è una specie di appunto di Nordwave inserito all'interno del Nord Stage. Nella precedente occasione, cioè il Nord Stage 3, c'era un Nord Lead A1. Qui anche lì, diciamo così, in una versione impacchettata, non so come dire, no? La stessa cosa vale per questa versione nuova di Nord Stage. Non c'è molto da dire. Come vedete mi perdo via perché è bellissima, c'è poco da dire. Ci sono tutte le opportunità che riguardano chiaramente i sample, le forme d'onda e tutto il resto, tutto miscelato in un'opportunità triplicata. Io chiaramente vi invito, adesso vi metto anche il link qua sopra, vi invito a vedere la prova del Nordwave, più che altro per avere un'idea di quelle che erano le opportunità del Nordwave e Nordwave 2.
anche per capire un po' il sistema, diciamo, e qui si tratta semplicemente di avere, in questo caso sono due, questo sì, si inserisce, come sentite, in questo caso con la mod wheel, ma anche con questo. Se azioniamo anche un altro, per esempio una forma d'onda, la aggiungo agli altri due, posso scegliere quali, cioè, la potenza è notevole, le opportunità sono enormi. Chiaramente noi adesso qui stiamo unendo 3 suoni con gli archi. Se voglio aggiungere un pianoforte e in più anche, per dire, un altro pianoforte, se chiudo questa, ho tutto, la resonance, la release, tutto quello che c'era nella sezione del pianoforte delle altre Nord Stage, e in più posso unire e miscelare a mio piacimento con gli sliders, con gli slider. E se non sono contento posso aggiungere anche questo. Avete sentito come si sentono tutti i suoni? Cioè, quando faccio entrare l'organo si fonde, no? Ora qui io sto utilizzando chiaramente, posso anche usare 3 suoni analogici, un FM per esempio. Questi invece sono 3 virtual analog uniti. Sentite la profondità. E se accendo l'organo, quello che intendevo prima, se unisco l'organo, sentite come si... Se voglio unire un piano, lo riconosco, lo sento, e questa cosa qui è la qualità, diciamo, insomma, dello strumento. Si percepisce attraverso queste cose che sono, a mio parere, la chiave poi alla fine della resa, no? di uno strumento, la qualità proprio anche audio, che permette di uscire da un left e right e avere sentire questa divisione, riconoscere le parti. Quella è anche, diciamo, il lavoro che c'è dietro ognuna di queste sezioni, che chiaramente continua da anni e che migliora sempre. L'organo, io per esempio lo sto sentendo, non lo so, più bello del solito. Non so se sono io che sono impazzito, però c'è ma anche un full, Cioè, è chiaro che poi lì si entra nella diatriba che non se ne esce più. Gli organisti, no, però sì, beh, però, capito, però qua nel senso abbiamo
tutto, funziona tutto, i synth sono bellissimi. Adesso io poi chiaramente continuerò con i preset. Ho fatto questa breve introduzione per far arrivare anche un po' la sensazione che si ha quando si mette le mani sopra, insomma, no? È tutto estremamente piacevole. Se li unisco, la prepotenza. E insomma è davvero notevole. Aftertouch chiaramente. Insomma, adesso io sto facendo, poi chiaramente tutto si può fare. Adesso sto facendo il cretino. Questo potrebbe essere un esempio per farvi sentire il discorso che facevo prima. Questa divisione dei suoni, la ricchezza proprio di tutte le sezioni unite insieme. Chiaramente per quello che riguarda la sezione dell'organo abbiamo anche il Vox, il Farfisa, i pipe organ. C'è tutto quello che serve. Continuo con i preset. Questi sono tutti bellissimi, ma li conoscete perfettamente. È anche interessante poi andare a perlustrare quali sono i suoni che sono stati usati, anche per capire meglio come usarla, ma in realtà cioè poi devo dire che questa tastiera davvero ha una bella dinamica.
Che dire, vi faccio sentire un po' di suoni. Pianoforte si riesce a suonare, anche nell'intro l'ho suonato per quel motivo. Ora è chiaro che quando si tratta di pianoforte, lo sappiamo, ognuno ha i suoi gusti, c'è chi ama e chi odia i pianoforti Nord, ma in realtà quello che posso dirvi è che comunque li ho usati per anni live in mille situazioni, arrivando sul posto, trovando la Nord che c'era, 1, 2, 3, quello che era, e bene o male, insomma, riuscivo sempre a venirne fuori bene, quindi da quel punto di vista lì si sa, sono strumenti bellissimi, questi nuovi costano anche moltissimo, però qui si entra nel solito discorso, moltissimo per il mercato, ma per quello che fanno assolutamente no, perché a questo livello certe cose tutte insieme, con la possibilità di gestirle tutte insieme così, è veramente difficile trovare strumenti che lo possano fare. E sono pochi gli strumenti che permettono queste cose, perché gli altri, uno non ha questo, uno non ha quello, questo c'ha tutto praticamente. Diciamo che quando si parla di economie, e qui metto dentro questo strumento ma anche altri strumenti che hanno un costo elevato, però bisogna sempre considerare che per avere gli stessi suoni chiaramente realistici a un livello migliore, prendendo cloni che si occupano esclusivamente di una cosa o dell'altra, si spendono molti più soldi. Una volta poi non ne parliamo proprio, si spendevano milioni e milioni per avere tutti questi suoni. Adesso ormai da tanti anni abbiamo dei buoni suoni, diciamo i tuttofare fanno benino un po' tutto, e poi ci sono i dedicati, no? Agli elettromeccanici, agli organi e tutto il resto. Si sa, li conosciamo tutti, ma questo li fa tutti e tutti a un buonissimo livello con tanta scelta, perché i pianoforti sono tanti, i piani elettrici sono tanti, anche lì piani elettrici c'è chi dice anche giustamente che magari non ha mai trovato l'equilibrio giusto, però io magari mentre suonavo anch'io delle volte ho detto ma non è proprio il suono che ho in testa, magari prendo che ne so un YC e trovo un suono che mi interessa di più, oppure prendo un piano elettrico a modelli fisici, Krumar o Viscount, e mi trovo più a mio agio. Però è anche vero che in definitiva tutte le volte in cui poi ho suonato, magari appunto mentre lo suonavo non mi sentivo perfettamente dove volevo, però poi la resa fuori era incredibile. Quindi questo strumento è assolutamente lo strumento di riferimento sul mercato, e questo si sa. Poi ci sono tutti gli altri, si può discutere la sintesi migliore da una parte e dall'altra. Comunque qui voglio dire, stiamo sentendo dei preset, stiamo sentendo anche quando mi metto a smanettare dove si arriva, no? Questa accoppiata è bellissima. Si passa da questo e poi si finisce qua, veramente lontanissimo. Comunque vabbè, anche qui chiaramente quando cambiamo suono l'altro può andare avanti quanto ci pare, cosa che io ho usato molto in un contesto tempo fa. Insomma, la qualità è innegabile. Poi ripeto, ci sono dei virtual analog dedicati che possono avere, che ne so, magari un suono più adeguato ai vostri gusti e tutto il resto. Qui si tratta di una macchina per andare a suonare e avere tutto sotto mano, potersi creare più o meno tutte le condizioni. Rispetto alla track, vale la pena, non vale la pena? Lì come al solito loro sono molto bravi a creare uno strumento che sia appetibile nonostante somigli a quello vecchio, e soprattutto a rendere quelli vecchi comunque sempre appetibili, quindi rimanere alti sul mercato dal punto di vista del prezzo, perché non è che da domani, siccome è uscita questa una stage, la trovi a 3.000 lire, no?
la 3 o la 2, non è che le trovi a poco. Perché? Perché anche quella è bella e fa tutto. Questa è superiore perché le opportunità sono maggiori. Sento così, adesso non sono entrato nei dettagli abbastanza da portarvi esattamente tutti i dettagli che scoprirò poi nel tempo, ma cioè, la questione è che la sensazione quando ci si mette le mani tra la tastiera, che in questo caso trovo molto piacevole, e la, la disposizione delle cose più abbondante, fa venire voglia, no, di mettersi lì a sperimentare. Si vede proprio anche che c'è una modalità anche negli effetti, è piacevole, è nuova da vedere, tutte piccole cose, l'opportunità di utilizzare tutto come si vuole con la gestione, in tutte le opportunità possibili, di decidere dove far andare un effetto, dove non farlo andare, se usarli tutti insieme, regolarli tutti insieme. Poi c'è l'FX Focus che mi sembra di aver capito aiuta in questo caso a gestire proprio gli effetti che si usano su un pianoforte, per esempio. Se si vogliono miscelare gli effetti con il resto delle sezioni si può fare tutta una serie di cose che adesso scoprirò meglio, ma che comunque già danno una sensazione appagante, non so come dire, no? Dal punto di vista dello strumento, non c'è niente da fare. La tastiera è bella, raga, Allora, dico la mia, personalmente. Questa è la Compact, poi proverò anche la 88. La Compact, dal punto di vista della tastiera, ho avuto un'impressione molto positiva. Ho avuto la 3 io Compact e mi trovavo bene anche con quella, ma qui non lo so cos'è che c'è, ma sento qualcosa che mi appaga. Quando proverò l'88 vi farò sapere anche come sono quelle, e quindi questa appetibile da 1000 punti di vista. L'organo qui si suona bene, tutta una serie di cose, gli synth, sotto le mani l'aftertouch si trova subito, si possono suonare bene anche i pianoforti e dintorni, quindi archi e tutto il resto. C'ha una bellissima presenza, è molto bello il suono. Questo si chiama Clone Grand, Keith in Clone. Insomma, la riproduzione, diciamo, del sound e del pianoforte che suonò Keith Jarrett a Colonia in un concerto famosissimo da cui è stato poi fatto un disco
oltre la sfera del tuono. Cioè, nel senso che ha sempre suonato in modo incredibile, ma quel concerto lì è pazzesco. Ma chi si occupa di questo mestiere conosce benissimo quel concerto. È un po' come dire, fa un po' effetto vedere questa cosa, soprattutto per chi sa qual è stata poi la storia di Keith Jarrett negli ultimi anni, i problemi che ha avuto, insomma. E per chi lo ha ascoltato come me in modo veramente l'ha amato, però ho visto un'intervista ultimamente bellissima, andatela a vedere, l'ha fatta Rick Beato, o Beato, visto che siamo italiani, e ha fatto un'intervista bellissima. È tutto bello, ragazzi, qui c'è poco da fare. Testi alti. Se vi piace Nord, è il meglio che c'è. Dal punto di vista proprio delle opportunità c'è tutto e suona tutto benissimo, quindi non c'è niente da aggiungere. Per quello che riguarda poi alcune specifiche e altre possibilità e anche la prova delle tastiere in generale, vi rimando poi ai prossimi video che farò magari con un 88 o cose del genere, o magari anche con questa di nuovo una volta che avrò approfondito un pochino. Spero insomma che sia stato utile, non posso farvi sentire tutti i suoni, ma insomma avete capito il basso, il ballo, sono belli anche i synth. Che dire, dai, ci siamo capiti, poi si parte subito. Vabbè, insomma, ci si perde via facilmente nei meandri e si può fare praticamente qualsiasi cosa bene con un buon suono. Più di così, sinceramente, non credo si possa fare. E quindi niente, a questo punto ci vediamo al prossimo appuntamento sabato prossimo con magari qualcos'altro e poi dopo con calma ritorneremo anche su questa, che chiaramente insomma è così, l'uscita in questo momento è una bella botta per tutti quelli che si occupano di queste cose. Ripeto,
La questione è, se avete la 3, secondo me va bene, cioè non è obbligatorio passare alla 4. Bisogna sempre fare il solito discorso, no? Quante cose ci vogliono per fare una stage? Poi, chiaro, c'è chi mi dice che mi compro il computer, vado col computer, solito discorso anche lì. Sì, se compri un computer bello, una master keyboard bella, con tutti questi controlli, e ti compri, perché è importante, i plugin che fanno tutti i suoni, e non lo so dove arrivi, magari risparmi qualcosa, però insomma, vedete voi. Attendo vostre, fatemi sapere cosa commentate, scrivete. Io ringrazio SynthCloud che mi ha dato questa opportunità. Iscrivetevi al canale se vi piace quello che faccio, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutte le categorie delle tastiere, i video divisi per categorie, appunto, e poi chiaramente le mie cose, le mie canzoni, il mio mondo, tutto quello che faccio. E vi ringrazio, vi saluto ancora, siete sempre gentili, siamo sempre di più e quindi sono contento. Ringrazio ancora SynthCloud, un abbraccio. Nord Stage 4 Compact 73.